partenza alle 5:20. Svegli assieme a noi sono solo quelli della polizia strade. Informazione, le anatre. Formazione da battaglia di anatre. Fontanassi San Giuseppe, dove spero di trovare un bar per fare colazione e far prendere il caffè a Giulia, perché adesso Giulia sta camminando ma sta dormendo, è in modalità sonnambula. Finché non avrà il caffè lei andrà avanti così. Abbiamo fatto colazione al bar all'angolo e abbiamo trovato anche una bella fontanella di quell'agitto continuo, belle fresche. Le cose belle della giornata. E adesso contiamo di dirigerci verso la ciclovia Ostiglia? Ostiglia, che percorreremo per circa 9 km, dritti per 9 km. Sarà un po' come il taglio sul Sile, però questa forse è alberata, per cui faremo un confronto. Sulla ciclabile Treviso Ostiglia noi ne percorreremo 10 km, sono le 6:30 circa, vediamo quanto ci mettiamo. Io direi che ne usciamo per le 8:30, più o meno verso le 8:30. Buongiorno, dai due in cammino. Dove andiamo oggi? Oggi siamo a palestra. In palestra? Non dovevo andare a Castelfranco Veneto, non tappa della via Postumia? Palestra, facciamoci un c'è la palestra. Giorno ci siamo andati. Già, è giusto, sentiamo la mancanza. Siamo qui nell'area attrezzata all'aperto per la palestra sulla ciclabile Treviso Ostiglia. Percorreremo 10 km in direzione di Badoere e poi da Badoere prenderemo per Castelfranco Veneto. In cammino adesso, e chi la fa scendere più da lì? Si sta divertendo, guardatela, mi torna bimba. Treviso, città d'acque vi saluta. In effetti sì, Treviso è piena di canali, oltre il Sile è piena di canali in centro. No, beh, c'era qualcuno. Ma dovevo farti la foto? Quasi dispiace che faccia fresco fuori, no? Dice... No, assolutamente se fuori, no, ma guarda, se fuori facesse caldo sembra ancora più godurioso camminare qua all'ombra. È come alla variante Cimina sulla Francigena, che eravamo in quella bella Bosco di Faggi su in alto, wow. E camminavamo al fresco dopo tanti giorni di caldo, dopo la Vardorcia. Ponte Cervara, per cui stiamo entrando nell'osi naturalistica di Cervara, che non c'entra niente con la Cervara sulla via degli Abati. Un'area umida qua, però non si vede un po' meglio fiume. E ritorniamo sul percorso. E abbiamo finito il nostro tratto. Ciclabile Ostiglia continua di là va verso Piombino Dese, noi invece andiamo a Badoere per continuare sulla Postumia. Dopo Badoere sono tornato su un bello sterrato costeggiato da alberi. Giulia si è fermata a Badoere perché deve incontrare un suo contatto, una sua vecchia conoscenza
passeranno del tempo insieme e poi la accompagnerà alla stazione di Piombino. C'è un Piombino anche qui, non è Piombino Toscana, e per cui ci rivedremo a Castelfranco in centro, mentre io farò la tappa normale camminando. Per ora è una bella tappa, molto molto bella. Ho qualche timore per gli ultimi chilometri, però vediamo. Stiamo andando verso il bosco del Fontanassi e più avanti le sorgenti del Sile. Non ho capito se sono nutrie o castori veri. Vedete? No, saranno nutrie, immagino. Può a tratti ricordare Francigena nel Pavese. Molto bello comunque. Non è ombreggiatissimo, però è piacevole camminare qui in mezzo al verde sulla sterrata. Questo deve essere il Sile e qua al fondo il gran bosco dei Fontanassi. Oltre il bosco ci sono le sorgenti del Sile. Tutti i divieti in questa zona. Non c'è il divieto di dronare, anche se la vicinanza dell'aeroporto penso che siamo in una zona a 45 metri d'altezza massima. Vediamo se è il caso o meno. Devo ammettere che alle 11:20 camminare all'ombra di fianco al Sile è veramente bello, al fresco. Siamo nel cuore del bosco dei Fontanassi. Veramente bello. Mi spiace solo che Giulia non sia qui a vedere. Vabbè, dovrà accontentarsi del video, come farete voi che mi state guardando da casa, immagino, o dal vostro smartphone. E qui si esce dalla zona umida, da un bosco dei Fontanassi. Ah, la Emis orbicularis, la testuggine palustre europea. Sarà difficile averne una. Una breve deviazione per vedere i sorgenti del Sile, sempre che riesco a trovarle. Alla fine non si è ben capito se è qui che nasce il Sile o più indietro in quella direzione, perché là ci sono dei pannelli ma non c'è quello delle sorgenti, e anzi su uno dei pannelli hanno scritto che per le sorgenti bisogna prendere la strada asfaltata che abbiamo preso in seguito e poi di qua. Non ho tutto questo tempo per cercarle. Forse non sembra, ma io sto pranzando. Diciamo che oggi pranzo con 2 belle pesche a pasta bianca, belle grosse, e mezzo chilo di uva Vittoria. Oggi faccio il fruttariano perché ieri sera pluma di pata negra arrosto con patate, accompagnata da birra artigianale italiana di stile belga, Double, alla birreria Ottavo Senso di Treviso. Sono stati molto gentili perché fuori menù hanno messo insieme un piatto vegetariano per Giulia da nulla e le è piaciuto molto. Poi uno dei proprietari si è fermato a chiacchierare con noi, si è parlato di cammini, molto simpatico e disponibile. E camminiamo vicino al canale, non so se è il Dese. Come potete vedere qui in piccolo è uno di quegli sbarramenti che sono pericolosissimi per chi va in kayak, anche se in piccolo, perché vedete che l'acqua
cade, gira su se stessa e tiene imprigionati tutti gli oggetti, il pallone, il rotolo di galleggiamento, e se qualcuno finisce lì l'unica sua speranza è riuscire ad arrivare sul fondo e ad allontanarsi sul fondo, perché se cerchi di nuotare in superficie viene tirato indietro. Certo, quello è piccolo, per cui si riesce a in qualche modo uscirne, ma nei grossi sbarramenti sui fiumi con kayak e canoa bisogna prestare tantissima attenzione. Qui penso che stiamo lasciando il parco naturale del fiume Sile e proseguiamo verso la prossima città, San Michele mi pare sia. Piacevole sterrato lontano il traffico, perché accidenti se guidano veloci da queste parti e sembrano quasi puntarti da lontano. Oggi abbiamo camminato a lungo sul ciclabile Ostiglia, che è un'ex ferrovia, e l'arrivo della tappa di oggi a Castelfranco Veneto sarà tutto di fianco alla massicciata della ferrovia. Il tratto finale è migliore di quello che mi aspettassi dalle riprese dall'alto. È ombreggiato, sì, c'è anche un piacevole venticello fresco. Vedete che c'è Castelfranco, là davanti c'è il centro con i fossi, che ricorda anche Palazzo Ducale un po' nei colori e nelle decorazioni. La torre di Castelfranco è praticamente deserta, ma anche le altre vie, e là c'è la porta a cui usciremo. Il Duomo. C'è anche la cinta muraria. E la cinta muraria, ma che bella!